Buongiorno a tutti, sono Piergiovanni Salimbeni di Binomania.it, un giornalista e tester nel settore ottico, astronomico, naturalistico e sportivo dal 1997. Oggi vi parlerò dello Zeiss Conquest HDX 8x56, un binocolo che ho avuto modo di testare grazie alla collaborazione di Bignami, distributore ufficiale dei prodotti Zeiss in Italia. Si tratta di un modello dal prezzo attuale di circa 1.590 euro e pensato per offrire il massimo soprattutto nelle osservazioni crepuscolari. Sul sito ufficiale binomania.it potrete trovare una recensione scritta molto approfondita. Io ve ne parlerò subito dopo la breve sigla. Nel frattempo, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale. Ci vediamo tra pochissimo. Inizio con il dirvi che la gamma Conquest HDX è molto completa. Oltre all'8x56 troviamo i formati 8x32, 10x32, 8x42, 10x42, 10x56 e persino i 15x56 con versione dedicata al tiro balistico. I prezzi partono da circa 969 euro fino a superare i 2000 euro. Dal punto di vista meccanico, il Conquest HDX 8x56 è costruito con prismi a tetto e un solido ponte centrale. È completamente impermeabilizzato e ovviamente riempito in azoto con un range operativo che va dai meno 20 ai più 63 gradi e nonostante le dimensioni generose e il peso di 1,2 kg si può comunque utilizzare ancora a mano libera. La gommatura nera offre un'ottima presa, mentre le asole integrate nello scafo rendono molto sicuro l'aggancio della tracolla. La manopola di messa a fuoco è ampia, zigrinata e utilizzabile anche con i guanti invernali, è fluida e precisa senza giochi. La minima distanza di messa a fuoco reale è di circa 2,5 metri, inferiore a quanto dichiarato dalla casa di 3,5. Questo lo rende comunque utilizzabile anche a breve distanza, anche se ovviamente da 3,5 metri la visione è più confortevole. Il sistema di messa a fuoco è preciso, per raggiungere l'infinito basta un giro completo della manopola in senso orario, mentre dai 20 metri all'infinito la correzione è minima. Ricordo che la profondità di campo in un binocolo dipende a livello teorico dal quadrato dell'ingrandimento. In teoria quindi un 8x è a fuoco dai 64 metri fino all'infinito. Con la mia accomodazione visiva però ho notato che già dai 30-35 metri si ottiene una buona profondità di campo sino all'infinito, soprattutto di giorno. Sul lato destro c'è la ghiera per la regolazione diottrica con una escursione da -4 a +4, un sistema di blocco di sicurezza che è semplice e preciso. Gli obiettivi invece utilizzano vetri high definition che garantiscono immagini nitide e contrastate, quindi a bassa dispersione, sono elementi a bassa dispersione, con bianchi luminosi e una resa cromatica leggermente calda ma molto brillante. Sono incassati inoltre di circa 9 mm nei tubi ottici, una soluzione che li protegge da urti accidentali e riduce la luce laterale. Gli oculari offrono un campo reale di 125 metri a 1000 metri, pari a circa 7,1 gradi, con un campo apparente di 57 gradi. Non siamo a livello di un binocolo ultra grandangolare, ma comunque il campo di vista è ottimo. L'estrazione pupillare è dichiarata di 18 mm, valore che ho trovato molto fedele. Anche chi porta gli occhiali, infatti, secondo me riuscirà a sfruttare l'intero campo di vista. La distanza interpupillare è compresa dai 54 a 74 mm e il design a vulcano del paraluce garantisce comfort anche chi ha un viso più largo e la distanza interpupillare più stretta. I paraluce sono a rotazione con click intermedi non troppo netti ma funzionali. Il Conquest HDX inoltre utilizza prismi Abbe Koenig più luminosi rispetto ai Smith Passion dei modelli da 32 e 42 mm. Ha una trasmissione dichiarata del 90% e le immagini sono molto brillanti con una pupilla di uscita perfettamente circolare di circa 7 mm senza vignettature né riflessi evidenti. Zeiss ha applicato il trattamento T su tutte le superfici ottiche che migliora luminosità e contrasto e il rivestimento Lotus
Autotech che respinge acqua, sporco, rendendo la pulizia delle lenti molto più semplice. Durante le osservazioni sul campo lo Zeiss Conquest HDX 8x56 si è comportato molto bene. Al centro del campo mostra praticamente alcuna aberrazione cromatica, mentre ai bordi verso il 60-70% si può notare un lievissimo alone verde-viola, ma solo su soggetti molto contrastati. La curvatura di campo è contenutissima, i bordi infatti perdono soltanto un po' di definizione, ma l'immagine di giorno rimane ben leggibile. Per quanto riguarda invece la distorsione angolare, Zeiss ha fatto un ottimo lavoro, perché il panning è fluido e naturale, con solo una leggerissima distorsione, con una distorsione calcolata a cuscinetto verso i bordi. Anche in astronomia ho trovato un buon contenimento delle aberrazioni, non essendo un binocolo dedicato. Diciamo che in linea generica le stelle restano puntiformi fino a circa l'80% dal centro del campo. Nel birdwatching l'8x56 non è lo strumento più pratico e luminoso, ma anche piuttosto pesante rispetto ad esempio allo Zeiss 8x44, 8x40 SFL. Tuttavia il grande diametro e la pupilla di uscita da 7 mm offrono un notevole vantaggio in termini di comodità e stabilità di visione. All'alba infatti ho notato chiaramente la sua superiorità, perché i dettagli nelle zone d'ombra emergono con facilità, permettendomi di osservare martin pescatori già in attività e persino di leggere particolari all'interno del lamineto oppure il sottoala di qualche volatile già in volo, insomma, invisibili in un 8x42. A mezzogiorno certamente la pupilla così ampia non può essere sfruttata appieno. In ogni caso le immagini restano nitide, contrastate e leggermente calde nei bianchi, senza comunque compromettere la lettura del piumaggio. Anche la messa a fuoco in questo genere di osservazioni si è dimostrata precisa e fluida. Per quanto riguarda invece l'osservazione del paesaggio, il Conquest HDX 8x56 si è dimostrato molto convincente. Pur non essendo un ultra grandangolare come ad esempio l'SF 8x32, la luminosità centrale e la capacità di rendere leggibili i dettagli anche con foschia o in zone d'ombra lo rendono apprezzabile. Al tramonto, ad esempio, sono riuscito a distinguere particolari sulle Alpi piemontesi che con un 8x42 non riuscivo a cogliere con facilità. È però al crepuscolo che questo binocolo esprime al massimo le sue potenzialità. Consiglio di appoggiarlo a un treppiede, a un supporto, per sfruttarne tutta la resa. In queste condizioni i dettagli di caprioli, volpi e cervi emergono con chiarezza. Rispetto a un 8x42 la differenza è molto evidente, fino al 78% di luce in più. Un vantaggio che si nota soprattutto quando la pupilla dell'occhio umano si dilata al massimo. In pieno giorno questo surplus si va a perdere, ma al mattino presto e al tramonto il Conquest HDX 8x56 diventa insostituibile. Ottima anche la gestione della luce diffusa che non crea fastidi neppure in condizioni difficili. Ragazzi, ho appena finito di osservare al crepuscolo, ormai si è alzata la nebbia e quindi adesso inizia il periodo che io definisco per i visori termici. L'8x56 Conquest HDX è eccezionale al crepuscolo, veramente molto luminoso in proporzione al prezzo, mantiene una nitidezza eccellente quando nell'8x42 ormai diventa tutto soffuso, lieve e grigio, no? Si schiariscono i colori, qui la saturazione rimane molto alta. Ho potuto osservare dei caprioli fino a 150-200 metri ed era proprio piacevole vedere a occhio nudo la difficoltà che abbiamo comunque in questi frangenti, no? Cioè la visione crepuscolare mette proprio alla prova il nostro sistema occhio-cervello e anche le nostre prestazioni psicofisiche, e avere due grandi obiettivi da 56 mm con questi rivestimenti di qualità comunque fanno la differenza. Sono consapevole che ormai i visori termici abbiano ampiamente tolto spazio a questi giganti portatili, ma secondo me la visione che restituiscono ottica è proprio un contatto reale con la natura, con la fauna
con i rumori, il silenzio, percepisci i rumori, il silenzio, ci sono ancora i grilli, adesso ho iniziato a sentire il bramito, insomma, serata bellissima. Nell'osservazione astronomica sotto cieli scuri regala esperienze spettacolari. Nebulose, galassie, ammassi stellari emergono con luminosità e dettaglio sorprendenti. Le stelle sono molto puntiformi al centro del campo e la Luna invece mostra un contrasto veramente alto e dettagli molto netti, con soltanto un lieve cromatismo sul bordo illuminato. Direi quindi che grazie al suo diametro a pupilla di uscita si può sfruttare sottocieli veramente bui. Riassumendo i pregi, parliamo di immagini nitide e contrastate, ottima luminosità, buona resa al bordo, messa a fuoco precisa, grande comodità d'uso e prestazioni crepuscolari eccellente. Tra i difetti il peso maggiore rispetto ad esempio all'8x40 della serie SFL e un po' di aberrazione cromatica quando ci si sposta dal centro in condizioni di luce molto critica, rispetto in questo caso i più performanti Zeiss SFL oppure Victory SF. In sintesi, secondo me lo Zeiss Conquest HDX 8x56 è un compagno ideale per chi cerca prestazioni elevate nelle ore più difficili della giornata. Nonostante non abbia la leggerezza della serie SFL, offre qualità di altissimo livello e ha una costruzione impeccabile e quindi un binocolo specialistico, ma sorprendentemente versatile, perfetto al crepuscolo, valido nel birdwatching, in ambienti ombrosi e capaci di regalare emozioni anche sotto cieli bui. A settembre il prezzo è di 1.589 euro, acquistabile direttamente sullo shop online di Bignami. Vi inserisco il link qui sotto in descrizione. Io ringrazio come sempre lo staff di Bignami, soprattutto Achille Berti, per aver messo a disposizione l'esemplare che ho testato, lasciandomi libero come sempre di citare le mie impressioni pratiche e personali sul campo. Io vi saluto e vi ringrazio per avermi seguito. Vi invito ovviamente a iscrivervi al canale YouTube di Binomania, attivare la campanella per restare aggiornati. Ovviamente leggetevi l'articolo completo su binomania.it, seguitemi sui social, visitate il forum di Binomania e il gruppo Facebook, tutto ma proprio tutto sui binocoli. Un carissimo saluto a tutti voi da Pier Giovanni Salimbeni e buone osservazioni. Ciao ragazzi!